Buongiorno a tutti, oggi nasce una nuova rubrica che si chiama Agire e questa rubrica ha lo scopo insomma di promuovere, presentare e far conoscere il progetto sia di Scuola Agire sia della Libera Università ma anche della nuova pedagogia e quindi man mano insomma incontreremo tutta una serie di ospiti che fanno parte di questa immensa rete italiana che merita di essere sempre più conosciuta. Abbiamo un ospite nuovo, Adele Caprio, che nessuno conosce insomma sul canale eccetera, e poi abbiamo Maria Castronuovo, ma l'ospite clou è Maria Castronuovo che parlerà della Costituzione secondo Pitagora. Ciao Maria, buongiorno. Ciao Adele, buongiorno. Buongiorno a tutti e buongiorno agli ascoltatori che ci sentiranno. Allora, io comincio col dire che Maria si chiama Castronovo e non Nuovo, come sarebbe a Napoli, sicuramente. Ma poi veramente ringrazio te, Giuseppe, per la sensibilità che hai verso la nuova pedagogia che sto portando avanti con un progetto che è iniziato appunto 10 anni fa. Quindi è una cosa che non è iniziata oggi, è iniziata ieri, ecco, diciamo così. E Maria Castronovo, appunto, professoressa di italiano, di storia, ormai è diventata, diciamo, un pilastro del nostro movimento, perché per fortuna è andata in pensione, ma anche prima lavorava con noi, e può dedicarsi, diciamo, in maniera più continuativa alla nuova pedagogia. Con Maria lei fa corsi sia alla Libera Università sia a Scuola Agire. A Scuola Agire, che è questo progetto che è una costa della Libera Università, cioè un ramo, un corso base della Libera Università col quale noi cerchiamo di decondizionare genitori ed educatori che vogliono dare un'educazione diversa ai propri figli, cioè che hanno una sensibilità diversa. Con Maria a Scuola Agire, in questo percorso noi facciamo appunto educazione civica. Certo, non un'educazione civica che potete trovare nella scuola pubblica, perché Maria, oltre ad essere, credo al momento una delle più grandi ricercatrici viventi su Dante Alighieri, ha scritto delle opere mirabili che potete trovare sul suo sito mariacastronovo.it gratuitamente. Maria ha scritto per noi, per Scuola Agire, un libro che è la sua, diciamo, ricerca sulla lettura pitagorica. Il pitagorismo è molto presente all'interno di Scuola Agire, tant'è vero che anche nel nostro nome c'è uno dei 3 passi pitagorici. C'è il secondo passo che è l'agire, e agire è proprio il nome di questo, diciamo, di questa rubrica che abbiamo iniziato con te, Giuseppe. Perché? Perché comunque per fare qualsiasi progetto bisogna fare 3 step, che sono il pensare il progetto, agire per realizzarlo e arrivare alla conclusione, cioè alla realizzazione. Io non voglio rubare altro tempo a Maria e quindi Maria ti cedo la parola. Grazie. Allora, ribuongiorno a tutti quanti. La Costituzione italiana, ho scritto questo libro proprio per le allievi di Adele, per la Libera Università, insomma, nell'80° dell'anniversario, quindi a 80 anni dal 48, quando è stata applicata il 1° gennaio del 1948. Allora, passati 80 anni erano successe parecchie cose e quindi ho cercato di comprendere come è arrivata la Costituzione in Italia, con questa commissione dei 71, quindi abbiamo avuto 71 padri costituzionalisti che hanno lavorato veramente alacremente, no? Partendo dal 46 e quindi poi pubblicando la Carta Costituzionale all'inizio del 48. 71 perché dovevano essere dispari, perché altrimenti non
avrebbero rischiato di arrivare al pareggio, e non si poteva arrivare al pareggio in quella situazione così difficile, insomma, per ridare, addirittura dare una nuovissima Costituzione di natura repubblicana allo Stato italiano. Da dove arriva la Costituzione? Leggendo Dante, quindi facendo le mie ricerche, eccetera, che anche lui parte molto dalla precisione geometrica pitagorica, e studiando quindi Pitagora per comprendere poi il legame fra Dante e Pitagora, ho scoperto che nei suoi versi aurei Pitagora non ha lasciato nulla di scritto. Per lui hanno scritto i suoi allievi, e quindi le sue massime, i suoi versi aurei, le sue modalità di intervento che aveva sugli allievi, quindi la scuola pitagorica è stata molto ben descritta da chi l'ha seguito. La scuola pitagorica non ha mai smesso di esistere, è sempre stata passata da orecchio a orecchio, da maestro a maestro, e quindi per fortuna, camminando le idee sulle gambe della gente, è arrivata fino ai nostri giorni. Pitagora era un grande matematico, lo sappiamo, ma era soprattutto un matematico filosofo, e ci ha regalato la filosofia del numero. Quindi noi conosciamo soltanto la cifra perché sappiamo calcolare e sappiamo che 2 più 2 fa 4, ovviamente. Invece i primi 12 numeri, quella che viene chiamata la sacra dozzina, i 12 numeri che sono serviti al demiurgo per costruire tutto l'universo, i primi 12 numeri che costituiscono anche la diritta via per Pitagora, sono i numeri filosofici, cioè sono numeri che racchiudono concetti filosofici. L'1, il 2, il 3 fino al 12 hanno praticamente un percorso didattico di natura filosofica, che, come dice poi Dante nel Convivio, il filosofo comincia a parlare dopo il tramonto di Venere, perché sono cose invisibili, e quindi il filosofo ne parla di notte. Ecco, di notte probabilmente Pitagora faceva dentro la sua tenda le sue lezioni misteriche. Che cosa hanno di caratteristico questi numeri? Che nascondono moltissimi concetti, e soprattutto insistono sul numero 7. Numero 7, numero assolutamente venerabilissimo, possedeva un suo altare dove appunto poi veneravano con gli incensi e con i riti questo numero, che è un numero magico che dovrebbe servirci. Dante, infatti Pitagora lascia scritto questo verso aureo: il numero 7 è il numero venerabile ed è il numero sul quale tutti gli uomini dovrebbero contare, perché è il numero dello strumento di creazione. Così come ha creato l'universo il mistero e quindi ha usato il numero 7, anche gli uomini sono chiamati ad usare il numero 7. E poi Pitagora aggiunge: soprattutto le costituzioni degli stati dovrebbero essere fondate sul numero 7. 7 perché? Perché è quasi un giochetto che si faceva anche con i bambini ai tempi in cui venivano educati anche al mondo diverso, al mondo altro. Il 3 e il 4, che sono alchemicamente non sovrapponibili. Non si può dire 7, si deve dire sempre 3 e 4. 3 e 4 perché il 3 è il mistero della triade creante. Abbiamo detto quel mistero che tra l'altro utilizziamo noi tutti durante la giornata: pensiamo, agiamo e finiamo e realizziamo. Quindi la triade creante, così come la chiamava Pitagora, non è un dogma, non è quello che dice la Chiesa romana: state contenti umanegenti alquia, perché comunque il dogma della Trinità
che è una e trina, non ve lo possiamo raccontare, è una verità dogmatica, o ci credete o niente. La verità dogmatica era comunque presso Pitagora ed era normale. Come noi agiamo così, prima pensiamo, poi facciamo un'azione e poi realizziamo l'azione. Se ci dimentichiamo il pensiero di comprare il latte, noi a casa torniamo senza latte, ovviamente, no? Ecco, il pensiero e quindi lo spirito, in effetti, è lo spirito che ci fa agire, come diceva Marco Aurelio, che ci fa alzare la mattina per andare a fare il nostro dovere. È lo spirito che lavora dentro di noi. E quindi la Costituzione per Pitagora era un concetto di grande sacralità e doveva essere costruita sul 3, che è il mistero dell'agire, pensare, agire, finire, e sul 4. Che cos'è il 4? È quello che la triade crea. Il 4 che è il numero della Terra, quindi che è il numero dell'universo, che è il numero di ciò che noi effettivamente vediamo, ammiriamo dalle stelle fino agli alberi, alle cose che ci circondano. Il 3 e il 4, numero alchemico che troviamo negli antichi libri di alchimia, Basilio Valentino che costruisce la Terra e mette un triangolo e mette un quadrato e ci scrive sopra 3 e 4. Con Basilio Valentino siamo addirittura nel 1600, grande alchimista. Ecco perché questo è un numero sacro, perché è servito all'atto creante e serve continuamente all'atto creante degli uomini e delle donne che affrontano la loro mattina, il loro giorno, il loro lavoro. Pitagora aveva dei segreti a misura d'uomo, no? Per dire che appunto dovevamo contare le nostre azioni, non dovevamo lasciare aperte le nostre azioni, altrimenti avremmo avuto gli incubi di notte, quindi programmare la nostra giornata per essere a misura d'uomo e per diventare quindi integri nella nostra forma interiore ed esteriore alla nostra vita, integrali alla vita. Sono tutte cose che sono andate perdute. Non sono andati perduti i famosi 71 commissari padri della Costituzione, fra i quali c'erano molti pitagorici, anche perché c'erano molti massoni, perché presso la massoneria il pitagorismo è stato salvato, perpetrato, insegnato, come dicono loro, da orecchio a orecchio, quando la massoneria era comunque una scuola di sapienza, una scuola di sapere, ed era comunque molto chiusa e non era ancora corrotta, come sappiamo. Insomma, di massonerie ce ne sono tante, ci sono quelle corrotte e ci sono quelle invece legate alla grande tradizione. Nella grande tradizione c'era la scuola pitagorica, che è stata salvata proprio dagli allievi di Pitagora e perpetrata. Questi non erano certo tutti e 71, però c'erano molti aristocratici, molte persone che avevano raggiunto anche i 70 anni, quindi avevano visto che cosa era accaduto in Italia, ma soprattutto erano stati iniziati alla scuola massonica, alla scuola pitagorica, e hanno veramente vigilato quasi, come dire, clandestinamente, senza mai realizzarsi, anche se quando troverete in internet, perché ci sono le foto dei padri costituzionalisti, li riconoscerete subito. Sono anziani, hanno sempre una grande barba, un grande portamento signorile, e quelli sono quelli che hanno vigilato la creazione della Costituzione italiana. L'hanno vigilata attraverso il numero, per esempio i principi fondamentali della Costituzione italiana sono 12 come la diritta via pitagorica, come la diritta via dantesca, 12 come i sassi che Pitagora metteva sulla sabbia per insegnare ai suoi allievi qual è il vero percorso da seguire, 12 numeri sacri, la sacra dozzina,
che costituisce appunto la creazione del mondo, la creazione dell'uomo e la nostra stessa creazione. Questi 71 questi membri dei 71 padri hanno vigilato in modo che uscisse una Costituzione costruita sul 7. E quindi una Costituzione pitagorica. Lo so, è un mondo veramente altro quello che vi sto raccontando, perché in questo mondo altro, e soprattutto per queste persone che hanno vigilato, la Costituzione è una carta sacra. Una carta sacra non è soltanto un contratto, come diceva Rousseau, fra cittadini e governanti, è qualche cosa che ci spinge verso il mistero. Nel mio libro, che trovate completamente gratuito, che è appunto la Costituzione pitagorica, al mio sito, è un libro abbastanza agile, insomma, velocissimo da leggere. Che cosa viene scritto? Viene scritto proprio che arriviamo da lontano, l'Italia arriva da lontano, tutto il pianeta arriva da lontano, tutto l'universo arriva da lontano, e quindi l'Italia arriva dal mistero, come noi arriviamo dal mistero, perché noi siamo un mistero che cammina su due gambe, non possiamo definirci. Cioè l'uomo può inventare tutto, può inventare anche le bombe atomiche, può inventare anche i massacri, gli stermini, ma non saprà mai come definirsi. Chi siamo? Arriviamo. Qualcuno ha contato gli 8 miliardi e 800 milioni dal Big Bang, probabilmente ci sono stati altri 8 miliardi e 800 milioni molto prima del Big Bang che ha creato noi. Insomma, non sappiamo. E anche l'Italia è arrivata da lontano come penisola in mezzo al mare, come terra di accoglienza, quindi come terra, unica terra del pianeta che sta in mezzo a 3 continenti. Abbiamo dei prestigi che non conosciamo, abbiamo veramente delle possibilità. E questa terra ha creato tante cose, ha avuto la sua primitività. Molti ci ricordano come la terra dove tramonta Venere, infatti il simbolo della nostra nazione, no? Il simbolo che troviamo sulle carte bollate è la stella di Venere, perché ci vedevano dall'est, ci guardavano gli ebrei, ci guardavano i greci, ci guardavano anche coloro che volevano conquistare il Mediterraneo, cioè i persiani, la Mesopotamia, ci vedevano come la terra del tramonto o addirittura come la terra della rugiada. Gli ebrei ci chiamavano così perché noi avevamo la notte in cui le stelle facevano piovere la rugiada sulla nostra patria, terra di vitelli, Vetulia veniva anche chiamata, terra di allevatori, terra di contadini, quando arrivò poi la scoperta del controllo dell'agricoltura, terra di monarchia, terra di repubblica, terra di impero, un impero che ha poi cucito i 3 continenti e ha creato il Mare Nostrum, no? Il mare Mediterraneo, che sta in mezzo alle terre, perché non è un mare da conquistare, è un mare che unisce le terre. E questa è una cosa bellissima, perché a quei tempi tutti cercavano la terra. La cercavano i greci, la cercavano gli egiziani, la cercavano i fenici, oltrepassavano il mare per andare a cercare la terra. E i romani facevano trovare, per esempio, a tutti i loro marinai tutti i templi possibili, perché scendevano marinai di ogni religione, di ogni credo, di ogni pensiero, e quindi sulle coste del Mediterraneo i templi valevano per tutti, quindi c'era un tempio per i romani, un tempio per i sumeri, un tempio per gli egiziani. È la magia di essere territorialmente prima geografia e dopo storia, come diceva Brodel. E quindi l'Italia prima di tutto è geografia, a forma di stivale, uno stivale che si estende come un trappolino in mezzo al mare e cammina pur restando fermo. Ecco, questa era la visione di Pitagora, che
che ha scelto proprio Crotone, ha scelto proprio la Calabria, dopo aver viaggiato tanto, essere arrivato fino quasi ai confini indiani, essere stato fermo per tantissimi anni, più di 15 anni, presso i sacerdoti egiziani, imparando tutti quei segreti che conoscevano i sacerdoti, tant'è vero che lui stesso è diventato sacerdote egiziano, e quindi quando ha raggiunto i 50 anni ha detto: dove vado a fare la mia scuola, dove vado a portare tutti i segreti che mi hanno fatto scoprire tutti questi popoli, perché Pitagora non era uno qualsiasi, era figlio di mercanti ricchi, che gli hanno pagato a lui i viaggi, le conoscenze, era un genio, e quindi doveva essere trattato da genio, soprattutto da suo padre, che l'ha sempre protetto, e quindi non è l'uomo, diciamo, di tutti i giorni. E quindi ha scelto l'Italia, tant'è vero che la scuola di Pitagora si chiama proprio Scuola Italica. E Mazzini ci teneva tanto, Mazzini, grande massone, 33° grado della massoneria londinese, ci teneva tanto. Quando è che gli italiani cominceranno ad essere meno provinciali, a schifare finalmente soprattutto i francesi e i tedeschi, e a diventare quelli che sono veramente i custodi della scuola pitagorica e quindi della scuola italica? Ecco, la scuola italica è andata persa, è rimasta chiusa nelle 7 segrete, è andata completamente persa anche nei manuali che facciamo noi a scuola, no? Ecco, Pitagora è ricordato per la tavola pitagorica, che non è sua, perché Pitagora contava in base 9 e non contava in base 10, quindi l'hanno rifatta, l'hanno manipolata come spesso manipolano le cose. Il 7, quindi il 7 è il secondo numero sacro su cui si fonda la Costituzione, quindi 12 principi fondamentali, e il 7 sono i principi che creano la Costituzione. Pitagora pensava in grande, la Costituzione era sacra, quindi apparteneva al mistero, e quindi doveva unire in un nodo, eventualmente senz'altro politico, economico, sociale, i cittadini ai governanti, ma tutto questo avveniva dentro il naos, dentro il tempio della sacralità, che stava dentro tutti i templi greci, ma soprattutto i templi della Magna Grecia, la vera Grecia che possediamo, no? E quindi la Grecia di Pitagora, che lui fissò a Crotone, ma la Grecia siciliana, la Grecia pugliese, la Grecia calabrese, e soprattutto in Sicilia troviamo i più grandi templi che avevano il loro naos, e quindi avevano il loro punto di sacralità del mistero. Il 7 è, che cos'è per Pitagora? Innanzitutto è l'immensità, l'infinità, il mistero da cui arriviamo, che Pitagora disegnava come una sfera immensa, infinita, perché per lui l'universo era sostanzialmente infinito, non indefinito come diciamo noi, per cui non conosciamo in effetti le misure dell'universo e lo chiamiamo scientificamente indefinito. Pitagora non aveva nessun problema davanti alla finitezza dell'universo, era infinito e sferico. Sferico perché è il massimo della perfezione, la sfera platonica, che contiene poi contiene dentro se stessa il magico mondo dei poliedri, no? La sfera poliedrica, ma in ogni caso era infinita e sferica, della cui sfera non sappiamo nulla perché nessuno ha visto l'infinito, ma è la massima perfezione dell'universo. E quindi come devono essere le costituzioni le del costituzioni, mondo? le costituzioni di tutto il mondo, infinite e sferiche e fondate sul 7. Il 7 è probabilmente la sfera, quindi pensiamola platonicamente, proprio come un volume sferico, anche se noi la vediamo ovviamente in 3 dimensioni, un po' come il pallone che viene
giocato sui campi di calcio, ma sappiamo benissimo che fuori dentro l'universo le dimensioni aumentano sempre di più, quindi sfugge alla nostra dimensione, ma certamente adesso viene definita ipersfera, cioè l'ipersfera cosmica, sulla quale tra l'altro è fondata tutta la Divina Commedia. Che cosa contiene l'ipersfera cosmica? Non può far altro che contenere un ipercubo cosmico. Quindi Pitagora conosceva perfettamente, nella sua astrazione matematica e nell'osservazione delle stelle, conosceva perfettamente la quarta dimensione. E quindi le costituzioni vengono scritte in quarta dimensione, quindi nella dimensione del sacro. E quando si parla appunto del 1948 si parla di una costituzione sacra, e adesso ve la presento. È qui. Mentre Maria cerca l'immagine, volevo dare un paio di informazioni. Prima di tutto che appunto questo insegnamento fa parte del percorso di Scolagire, che dura circa un anno e che inizierà mercoledì 5 febbraio. L'altra cosa da dire è che tutto il percorso di Scolagire si basa sul pitagorismo e sulla psicosintesi, ma credo che persino Roberto Assagioli, fondatore della psicosintesi, fosse un pitagorico, nel senso che i principi che vengono insegnati nella psicosintesi sono molto vicini ai principi pitagorici, cioè per esempio al pensiero triangolare, che è il modo con il quale insegniamo a superare tutti i problemi. Ok, allora questa è la Costituzione del 1 gennaio 1948, quella che ci hanno dato i padri costituzionalisti. Come vedete c'è un cerchio che dovete intuirlo, vederlo davanti ai vostri occhi, immaginarlo come ipersfera cosmica in quarta dimensione, e al centro cosa c'è? Un cubo, no? Un cubo ipercosmico che comunque viene raffigurato con 6 lati, quindi come è il fiore della vita. È un ipercubo, ma è anche il fiore della vita, è un esagono. Il numero 6 per Pitagora e per quei, io li chiamo principi vigilanti della Costituzione, per quei pochi massoni che hanno vigilato, è questo, è il fiore della vita. Quindi ecco perché per Pitagora la Costituzione è sacra, perché coinvolge i cittadini vitali, pensanti, e che non devono essere sfruttati, ingannati, manipolati, violentati. C'è un rapporto sacro quindi fra i cittadini e i governanti, e viene fondato proprio sul fiore della vita, sul numero 6, che è il numero dell'armonia, il numero dei matrimoni d'amore, di quelli che non finiscono mai, il numero dell'equilibrio di tutte le nostre membra, di tutte le nostre ossa, il numero che governa la pace della nostra anima. Il numero 6 è meraviglioso, è il fiore della vita. Ed è stata pensata questa Costituzione proprio da questi principi, che erano principi pitagorici vecchi di 2600 anni. Guardate la perfezione. La perfezione è veramente, non la perfezione geometrica, la perfezione dei gradi di armonia. Ognuno ha i suoi gradi armonici. Sono 6 triangoli praticamente, 6 triangoli perfetti, uguali. Gli elettori ne possiedono 2, perché gli elettori, come vedete, hanno la possibilità di eleggere la Camera dei Deputati e hanno la possibilità di eleggere la Camera dei Senatori.
E quindi l'elettore è chiamato a mettere sulla propria scheda elettorale il nome di chi vorrebbe eleggere, un nome di una lista, ma comunque il nome di qualcuno che l'elettore ben conosce, perché quel qualcuno è andato nel suo paese o si è mostrato in televisione, gli ha raccontato qualche cosa che appartiene al suo programma. L'elettore, nella Carta Costituzionale del 48, vota il suo deputato e il suo senatore per il quale nutre simpatia. Le Camere possiedono invece un unico triangolo. C'è la Camera dei Deputati e la Camera del Senato, elette tutte e due dagli elettori. E poi abbiamo le alte cariche dello Stato. Quindi abbiamo il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei Deputati. È una triade meravigliosa, pensate che è la triade che viene rappresentata dall'albero della vita nel Talmud ebraico, no? Che abbiamo una triangolazione dove c'è Keter in alto, il pensiero, dove c'è la sapienza, qui dove c'è il Presidente del Senato, nell'albero della vita c'è la sapienza, e qui dove c'è il Presidente della Camera c'è la legge, che sarebbe poi dentro la forma dell'imperatrice, no? Quindi abbiamo Keter, papessa e imperatrice. Abbiamo quindi il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, che è la sapienza, infatti i senatori erano quelli che avevano il voto dei 25 a quel tempo, e il Presidente della Camera, che è la legislazione, la legge. Quindi entriamo addirittura nel mondo talmudico, ma d'altra parte questa sfera, la sfera dell'albero della vita, la sfera del numero 6 pitagorico, è presente in tutto il pianeta, perché è la sfera che nasconde il mistero della creazione, il mistero grazie al quale noi uomini e donne non possiamo definirci, perché non sappiamo chi siamo. Però la Costituzione ci lega a un principio istituzionale, che in questo caso è la Repubblica. Da questo disegno pitagorico, che chiamiamolo comunque in quarta dimensione, abbiamo il Presidente della Repubblica, che è quello che sta super partes, che dovrebbe garantire l'applicazione della Carta Repubblicana, dovrebbe garantire il farsi della Repubblica. Come diceva Aldo Moro, la Repubblica l'abbiamo scritto e adesso bisogna farla. Però il bisogna farla è un sogno infranto, perché dalle riforme fatte dal primo governo Berlusconi le cose sono cambiate. Guardiamo un'altra cosa: il Presidente della Repubblica era a stretto contatto con gli elettori, quindi quello che chiamiamo il popolo italiano aveva un diretto diametro di congiunzione con il Presidente della Repubblica, che ci doveva difendere e che soprattutto doveva difendere la Carta Costituzionale. Gli elettori avevano uno stretto rapporto con i deputati e uno strettissimo rapporto con i senatori, i quali avrebbero scelto il Presidente della Camera e il Presidente del Senato. Queste sono le tre alte cariche dello Stato. Se il Presidente della Repubblica è in viaggio, diventa Presidente della Repubblica temporaneamente il senatore, il Presidente del Senato. Se i due presidenti sono ovviamente fuori Italia, fuori dai confini, diventa temporaneamente il Presidente della Camera dei Deputati. Ok? Quindi sono le tre alte cariche dello Stato, che una deve sempre rimanere in Italia
per difendere l'Italia stessa e i suoi abitanti. Dove lo troviamo il governo? Lo troviamo al centro. Il centro, che come Adele sa benissimo, è quel punto piccolissimo che viene chiamato senza dimensione, in cui mettiamo l'ago del compasso per costruire la circonferenza. Quindi uno dirà, allora il governo piccolo, piccolo, senza dimensione, è proprio l'ultimo, no? Il reietto, no? Il cenerentolo della situazione, è il punto centrale. È il punto centrale, il governo. Il primo ministro veniva riconosciuto ed eletto dal Presidente della Repubblica, chiamava l'uomo di suo favore, chiamava appunto un personaggio che lui riteneva importante, adatto a questo tipo di ruolo, e il primo ministro formava il governo. E questo è il cuore del fiore della vita, quindi è proprio il cuore pulsante della nazione, il governo. E il governo, essendo poi al centro, è quello che di solito si becca tutte le critiche o le approvazioni oppure le critiche terribili, no? A volte i governi cadevano molto spesso quando vigeva la Carta Costituzionale. Il problema è questo, che il governo viene comunque appunto insediato da un Presidente della Repubblica, quindi è lui che sceglie quello che una volta veniva chiamato primo ministro. Adesso abbiamo il leader. Sono due cose diverse, eh? Sono due cose diverse. Come è tutta diversa ormai la Costituzione italiana. Allora, che è successo? Ve lo dico subito che è successo. Dal governo Berlusconi in poi, io lo chiamo colpo di Stato, perché è su questo che poi si fonda la nazione, il colpo di Stato del primo governo Berlusconi, in cui ha dichiarato che gli elettori non dovevano mica votare i loro simpatici deputati o i loro simpatici senatori. Dovevano semplicemente votare quelli che il partito aveva deciso di votare. Quindi, in effetti, da questa Costituzione spariscono gli elettori, completamente spariti, perché viene presentata loro una lista creata dal partito di appartenenza. Il partito di appartenenza sceglie i suoi candidati, li presenta così agli elettori. Gli elettori devono scegliere nella rosa dei candidati presentati dal partito. E con chi decidono i partiti di creare dei candidati? Ma lo decidono col Presidente della Repubblica, il quale Presidente della Repubblica perde completamente il diametro diretto con gli elettori. Qui al posto di scrivere elettori dobbiamo scrivere segretari dei partiti. Questa è la riforma Berlusconi, che comunque contiene ancora, cioè è ancora in vigore. Non è stata neanche fatta, sì, è stato fatto un referendum, ma molto così, insomma, diciamo, con delle belle televisioni forti che bene hanno manipolato il popolo. Diciamolo così. Gli elettori quindi si presentano ancora alle urne, e adesso troviamo anche il perché, insomma è chiaro che adesso siamo arrivati al 48%, ci sono paesi, cioè nel senso di città, che hanno avuto addirittura presenze quasi inquietanti, 37%, 35%. Si è abbassato, si è molto abbassata da allora la partecipazione dell'elettorato, un po' perché è stata anche tolta, un altro colpo di Stato, l'obbligatorietà del voto.
la Carta Costituzionale del 48 era fondata anche sull'obbligatorietà del voto, era obbligatorio andare a votare. Ovviamente con il neoliberismo, con la grande, diciamo, con la grande ubriacatura degli anni '80 abbiamo tolto l'obbligatorietà del voto, ma in effetti io penso che gli elettori non vadano più a votare perché in effetti non possono scegliere né il loro deputato e neanche il loro senatore. È molto semplice la cosa, basta guardare la geometria pitagorica per capirla. Il Presidente della Repubblica non ha più contatto con gli elettori, ha contatto soltanto con i segretari dei partiti. I segretari dei partiti che cos'hanno quindi? Il potere di ricattare i loro deputati. E certo, se fai come ti dico io, forse la prossima volta ti faccio rieleggere. Se non fai come dico io, tu sparisci dalla faccia della terra. È ovvio che ormai è una Costituzione fondata sul ricatto. Sul ricatto, per cui si fa credere agli elettori che vanno a votare, quindi ti ricattiamo. Sul ricatto dei segretari dei partiti contro i loro stessi candidati. Sul ricatto del Presidente della Repubblica che accetta tranquillamente di poter essere ricattato. Tanto che adesso addirittura può regnare 14 anni, no? 7+7. No, diciamo che è stata pure buttata nella spazzatura, ma non è ancora finita. Ovviamente i presidenti del Senato, i presidenti della Camera vengono eletti da deputati e senatori altamente ricattati. Lo stesso Presidente della Repubblica viene votato su alti ricatti e quindi è ricattato e quindi è controllato. Il Presidente della Repubblica nasce libero nel 48, libero di proteggere i cittadini e la Carta Costituzionale. Adesso il Presidente della Repubblica nasce ricattato. Da chi? Dai segretari dei partiti. E abbiamo una Costituzione in Italia? No. Ci sogniamo questo sogno sognato da Moro, questo sogno infranto ormai, ci sogniamo questo sogno infranto che addirittura è peggiorato con le ultime con gli ultimi colpi di Stato, perché non sono stati passati sotto referendum. Per cambiare la Carta Costituzionale ci vuole un referendum fra cittadini, invece gli ultimi attacchi alla Costituzione sono stati fatti senza assolutamente la presenza del referendum. Hanno fatto tutto da soli. In effetti possono fare ormai tutto da soli, non ce ne siamo ancora accorti, e adesso vi faccio vedere come è stata cambiata completamente la Costituzione italiana con gli ultimi passaggi, che non sono ancora gli ultimi perché l'ultimo passaggio non l'ho ancora fatto. Devo rimuovere questo, Maria? No, sì, questo lo devi rimuovere. Questa è la Costituzione del secondo colpo di Stato. In alto trovate il 100% della Camera eletta dai cittadini, quindi siamo nella Costituzione del 48, e il Senato il 100% eletto dai cittadini. Con il secondo colpo di Stato abbiamo il 60% dei deputati eletto dai partiti e lo stesso invece è il 40% eletto dai cittadini. Invece veniva lasciato salvo il Senato. No, non è che veniva lasciato salvo, veniva proprio ridotto male, perché il 100% del Senato veniva eletto dai partiti. Adesso ci dovrebbe essere un'altra slide che non ho ancora costruito, quando c'è stato il terzo colpo di Stato, cioè la riduzione totale della proporzionalità fra elettori e Camere. La slide non ce l'ho, dovrò ancora costruirla, in cui appunto
sempre per colpo di Stato, quindi non c'è stato nessun referendum, e sono state dimezzate, cioè la Camera dei Deputati dimezzata, la Camera dei Senatori dimezzata, su quattro tizi comandati, ricattati dai loro partiti, che ricattano anche il Presidente della Repubblica, ma quindi perché andiamo a votare? Sono stati onesti perché la prima, tra virgolette, il primo colpo di Stato l'hanno chiamato Porcellum, quindi c'è Sì. stata una Sì, sorta di onestà. Era una porcata, altro che... Sì, no, Però vedi, poi per farti capire come agisce il sistema, no? Io feci l'esame di diritto pubblico, premesso che comunque a me il diritto non è mai piaciuto, tra virgolette, poi l'ho iniziato ad apprezzare dopo il 2020, no? Però lo studiai con passione, e quando andai all'esame, insomma, mi chiese la Costituzione e dissi che il sistema elettorale, che era il Porcellum allora, che stavamo votando, secondo me non era costituzionale. Lui mi rispose che invece non è costituzionale nel momento in cui la Corte Costituzionale decide che non lo sia, e quindi vabbè, questo è poi il gioco del sistema, insomma, no? Ha visto come si comporta bene la Corte Costituzionale, specialmente Tra l'altro. Accettabile. dopo la partenza. Anch'io volevo fare una piccola sintesi dicendo che la nostra Costituzione attuale non è legale, per il semplice motivo che se nella Costituzione c'era scritto che i cambiamenti dovevano essere fatti da referendum, i referendum non sono stati fatti, le norme introdotte non sono legali secondo la nostra Costituzione, ok? Ma io dico che c'è un problema ancora più a monte, e vi dico qual è. Se noi viviamo in uno stato, diciamo, a livello globale, dove persino il diritto internazionale viene deliberatamente violato, che vuoi che sia violare una Costituzione di uno staterello che si trova al centro del Mediterraneo? Quindi il discorso è veramente globale, di dover riassestare un qualcosa che si è andato proprio deteriorando. E perché si sta deteriorando? Perché noi non siamo più consapevoli di tutto quello che sta succedendo, ed è il motivo per il quale diciamo sempre che per cambiare la nostra vita dobbiamo partire da noi stessi, che poi è quello che dice anche Dante, tra l'altro, no? Cioè dobbiamo cercare di capire chi siamo e dove siamo inseriti, perché come devo dire, nel momento che noi viviamo in tutta questa fluidità, che non abbiamo più radici, non abbiamo più un'identità, è molto semplice manipolarci. Ma se noi impariamo, cioè capiamo chi siamo e dove siamo inseriti, diventa veramente complesso manipolarci. E la nostra unica salvezza è studiare, capire, perché così siamo anche in grado di combattere, di schermarci. Io non mi stuferò mai di dire queste cose, ed è il motivo per il quale io credo che l'unico atto politico che avrei potuto fare era creare la libera università, cioè dare la possibilità alle persone di ampliare la propria conoscenza e quindi coscienza, perché se no come ci spieghiamo che la gente non va, cioè anche i mass media ci dicono la gente non va a votare, ma noi non sappiamo perché. Non sappiamo perché, lo sappiamo perché. Cioè, chiaramente noi lo sappiamo, ma la gente dice: ma come mai la gente non va a votare? Basta capire le motivazioni, che sono più che ottime, per dare, diciamo, una spiegazione ad azioni che non ci vengono spiegate in un'altra maniera. Chiaro, dai mass media. Okay. Questo per me è molto importante. Ecco perché l'insegnamento di Maria all'interno di Scuola Agire e quindi della Libera Università per noi è fondamentale, perché ci dà un'altra visione, no? Della situazione, un altro punto di vista che ci permette di mettere a fuoco, perché altro problema che noi non abbiamo con tutto questo pensiero unico che è stato messo in questi ultimi anni è lo spirito critico. Cosa critichiamo che non capiamo che cosa sta succedendo? Ecco, questo diciamo è in sintesi tutto quello che noi cerchiamo di fare quando parliamo di decondizionamento, perché è ovvio che se noi dall'infanzia ci viene detto che esiste un mondo arcobaleno
dove dobbiamo semplicemente delegare qualcuno per decidere come vestirci, cosa mangiare, come curarci, eccetera, eccetera. Cioè, il romanzo di Huxley, Il mondo nuovo, sta in atto, ragazzi, è in atto. Rimarrà soltanto fare i bambini in provetta. Siamo lì, mentre noi abbiamo dei grandi compiti, e in questo, e chiudo, è importantissima la spiritualità, perché finché rimaniamo nel materialismo non c'è soluzione, secondo me. Ma se noi riprendiamo la nostra radice, il senso del nostro essere, che è eminentemente spirituale, allora diventiamo tutti San Giorgio sul drago che uccide il drago. Questo è il mio punto di vista. Giuseppe. Mi è venuto il nome per un titolo di un libro nuovo che possiamo scrivere anche tutti e tre assieme. Perfetto. La Costituzione immaginata. Ecco, è bello, mi piace tantissimo. Perché oggi, grazie alla TV, sappiamo che la nostra Costituzione è altra, insomma, e quindi, sì. Perché poi i tempi sociali, i tempi legislativi li detta la TV oramai. Anche l'ultimo referendum di cui, tra virgolette, è stato artefice di quel cambiamento di parlamentari e dei senatori, alla fine è stato molto pilotato attraverso le immagini della TV. E quindi anche la TV aiuta ai colpi di Stato, insomma. Ma scherziamo, la TV è il megafono del potere. Non a caso, come tu sai, me ne sono andata, io lavoravo lì, quindi va bene. Io direi che possiamo concludere. Grazie Maria di questo illuminante diciamo prospettiva che ci hai dato e che ci dai continuamente con la tua presenza a Scuola Giri e alla Libera Università. Ricordo che a marzo ci sarà un tuo mini corso, un laboratorio di scrittura creativa, che è un viaggio dentro se stessi, perché noi si lavora molto sulla nostra centratura, la nostra consapevolezza. E niente, io penso che sia stato veramente un incontro fruttuoso, spero anche scioccante per qualcuno di voi, perché se non avete dei sani shock non ci svegliamo. E non so, Giuseppe, se vuoi dire tu qualcosa, io voglio agganciarmi a quella frase che hai detto tu: bisogna studiare, ma bisogna studiare dalle giuste fonti, perché sennò alcune fonti ci condizionano, invece noi dobbiamo studiare da fonti che ci aprono la mente. Esatto, esattamente, ed è il senso della Libera Università, lo scopo della Libera Università, avere diversi punti di vista per cominciare a creare di nuovo il nostro pensiero critico. Grazie Maria, grazie Giuseppe. Grazie a voi, grazie a voi. Alla prossima. Ci vediamo alla prossima. Arrivederci. Ciao, ciao. Ciao a tutti.